acronimo di Central Intelligence Agency, è un'agenzia di spionaggio civile del governo federale degli Stati Uniti d'America facente parte della United States Intelligence Community che rivolge le sue attività all'estero. Quando venne creata, aveva la funzione di creare una struttura di studio e analisi delle informazioni riguardanti la politica estera. Successivamente il ruolo e le funzioni si sono evolute e variegate anche in operazioni operative. Prima che nel 2004, durante la presidenza di George W. Bush e a seguito degli attentati dell'11 settembre 2001 e dell'avvio della guerra al terrorismo, venisse approvato l'Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act, il direttore della CIA, oltre che guidare tale agenzia, aveva il ruolo di responsabile di tutti gli apparati di intelligence degli Stati Uniti. Dopo la promulgazione della norma citata, e nonostante faccia rapporto al direttore dell'intelligence nazionale, l'agenzia ha notevolmente aumentato le sue funzioni e capacità. Si occupa praticamente di tutto, soprattutto dopo gli attacchi terroristici del 2001. Nel 2013 il Washington Post ha pubblicato un'inchiesta giornalistica molto approfondita nella quale si riportava che nell'anno fiscale 2011 la CIA gestiva il budget più elevato fra tutte le agenzie di intelligence statunitensi e parliamo letteralmente dell'agenzia di intelligence più temibile al mondo. Ha rovesciato governi, organizzato attentati contro capi di Stato, messo in piedi eserciti, sovvertito intere nazioni e destabilizzato interi continenti. Quanto è profonda la tana del bianconiglio? Quante ne avrà combinate? E quali sono le operazioni più scandalose e sconosciute di sempre? Scoprilo in questo video. Hai mai sentito parlare di gatti spia? No, vero? Chi mai sarebbe così fulminato da utilizzare dei poveri gattini come strumento di spionaggio? Non è così? Ebbene, la CIA. Esatto, la Central Intelligence Agency con l'operazione Acoustic Kitty. Pensi che stia scherzando? Sono serissimo, questo video è un video serissimo. Acoustic Kitty era un progetto lanciato dalla direzione tecnico-scientifica della CIA negli anni 60, col tentativo di utilizzare i gatti in missioni di spionaggio, intese a spiare il Cremlino e le ambasciate sovietiche, registrando i collegamenti fra gli edifici della zona dopo aver impiantato questi poveri animali con microfoni e trasmittenti in tutto il corpo. Negli anni 60 i microfoni e le apparecchiature di registrazione non erano come oggi, immaginatevi quanto fossero invasivi questi impianti. Ecco, batteria e microfono venivano impiantati nel gatto e l'antenna nella sua coda, perché senza antenna non funzionava niente. Ciò avrebbe consentito ai gatti di registrare e trasmettere in modo innocuo il suono dell'ambiente circostante e di spiare i russi. Ecco, pensate che stia scherzando? Si ritiene che le spese chirurgiche e di formazione ammontassero a oltre 25 milioni di dollari ed esistono documenti ufficiali di intelligence declassificati ai sensi del Freedom of Information Act che provano storicamente l'esistenza di questo programma. C'era tutta una scienza dietro a questo programma che prima si occupava di ammaestrare i gatti e poi di impiantarli con dei microfoni. Questo programma sul comportamento animale e sugli impianti era super top secret e la discrezione del programma ne andava della sua riuscita. Se solo i russi avessero saputo che cosa stavano facendo con i gatti, si sarebbero protetti da questi curiosi animaletti, no? E invece, a quanto pare, questa azione di spionaggio ha dato i suoi frutti. Non subito, ma ha dato i suoi frutti. Questo Acoustic Kitty Program faceva parte di un più ampio programma che studiava il comportamento animale e che cercava di capire come utilizzarlo per lo spionaggio. Vennero impiantati molteplici esemplari e sfruttati con lo scopo di spiare i russi. La prima missione di Acoustic Kitty fu quella di origliare 2 uomini in un parco fuori dall'ambasciata sovietica a Washington. Il gatto però fu rilasciato nelle vicinanze e purtroppo fu colpito da un taxi quasi immediatamente, perdendo gatto e attrezzatura. E penso che questo riassuma la stupidità di un progetto del genere.
Questa operazione della CIA, iniziata durante la Guerra Fredda, identificata come PSYOP, è stata utilizzata per manipolare i media, per promuovere determinati programmi e messaggi anticomunisti. Reti di media e giornalisti, sia nazionali che esteri, così come riviste e organizzazioni studentesche, università e quant'altro, furono messe tutte sul libro paga della CIA per inventare storie e censurare notizie sull'ingerenza della CIA nei governi stranieri. In alternativa, l'operazione avrebbe anche reclutato giornalisti per raccogliere informazioni di intelligence straniere e trasferire così messaggi da e verso spie nei paesi comunisti. Un vero e proprio lavaggio del cervello nazionale che ha impiegato decine di milioni di dollari e che puntava a creare spie all'interno degli organi di stampa, giornalisti e altri che raccoglievano informazioni di intelligence straniere e che poi le trasmettevano alle spie nei paesi comunisti. La guerra psicologica, detta anche PSYOP, consiste nell'uso pianificato della propaganda e di altre azioni psicologiche, allo scopo principale di influenzare opinioni, emozioni, sentimenti, atteggiamenti e comportamenti di settori specifici di una popolazione, in modo tale da favorire il raggiungimento degli obiettivi nazionali e militari. E questo è esattamente ciò che è avvenuto durante l'operazione Mockingbird. Il governo americano, durante la guerra fredda, utilizzava false informazioni e una fitta propaganda di disinformazione pagata per manipolare i media e promuovere tutta una serie di messaggi che avrebbero agevolato le spie e fuorviato la popolazione del mondo. Ti dice niente? No? Penso che abbiano imparato molto bene dal passato, perché queste cose vengono fatte anche ai giorni nostri. Operazioni del genere avvengono tuttora ed esiste un vero e proprio reparto, la United States Psychological Operation, parte dello Special Operation Command dell'esercito americano, che ancora oggi opera attraverso tutta una serie di PSYOP che hanno diversi scopi e fanno largo utilizzo dei media e dei social network. L'operazione Mockingbird ha scritto la storia. Il tenente colonnello Edward Linsdale fu inviato nelle Filippine per porre fine all'insurrezione della guerriglia contro il governo e sotto le indicazioni e con la collaborazione diretta della CIA, l'esercito degli Stati Uniti, con tattiche di guerra psicologica, convinse la popolazione locale dell'esistenza di un vampiro che si aggirava la notte facendo bottino con il sangue dei soldati. Linsdale arrivò nel bel mezzo di una guerra civile contro la ribellione Huk nelle campagne delle Filippine e organizzò un gruppo chiamato Ufficio per gli Affari Civili con la sua squadra della CIA per instaurare la paura nelle fila nemiche, e quello che riuscì a fare con il supporto della CIA ha dell'incredibile. Questo ufficio aveva il compito di progettare una strategia per abbattere un popolare esercito di guerriglia nelle Filippine con lo scopo di sedare la soppressione, e questa storia è molto affascinante perché tramite determinate tattiche molto estreme e un programma mirato e azioni che potete immaginarvi convinsero la popolazione locale dell'esistenza di un vampiro che si aggirava per l'accampamento. Hai capito bene, il vero e proprio lavaggio del cervello. Addirittura questa squadra speciale si aggirò nella giungla per giorni in cerca di chi fornisse supporto ai guerriglieri, studiarono le usanze religiose di queste persone, i loro simboli e il loro culto, e sulle case rifugio della guerriglia dipinsero sigilli magici locali per scoraggiare i nemici e per far capire alle genti del posto che un oscuro presagio si sarebbe abbattuto su di loro. Minacciando il segretario della difesa delle Filippine, convinsero i giornali locali a diffondere la notizia del vampiro, e così certi soldati filippini, dalla paura, arrivarono anche a... Avete capito, no? L'ultima volta che una serie di documenti trapelati ha rivelato le operazioni di spionaggio degli Stati Uniti in tutto il mondo, la reazione dei governi alleati è stata rapida e severa. A Berlino migliaia di persone hanno protestato per le strade. Il capo della CIA è stato espulso e il cancelliere tedesco ha detto al presidente americano che spiare gli amici non è accettabile.
Ebbene sì, perché gli americani con i programmi segreti divulgati da Snowden spiavano alleati e non, cittadini e privati. Tutti erano vittima del mega programma di sorveglianza americano, a tutti gli effetti clandestino e illegale. Ciò accadde 10 anni fa, dopo un'enorme fuga di documenti riservati che descrivevano in dettaglio i programmi di sorveglianza americani da parte dell'ex appaltatore della National Security Agency, Edward Snowden, che li fornì ai giornalisti in quello che lui stesso definì un servizio pubblico per denunciare gli eccessi del governo. L'ultima fuga di documenti classificati però è apparsa online quest'anno, nel 2023, e ha dimostrato ancora una volta l'ampia portata delle agenzie di spionaggio statunitensi. La CIA, tramite alcuni software illegali, ha letteralmente condotto operazioni clandestine di sorveglianza di massa al di fuori del controllo del Congresso per spiare i suoi cittadini e i suoi alleati in tutto il mondo. Letteralmente venivano spiati dai telefoni cellulari, email e altro, e solo grazie ad Edward Snowden, insider che faceva parte del programma e che decise di divulgare il tutto al The Guardian, venne fuori la verità in merito a questi programmi di sorveglianza PRISM e Tempora, che sono clamorosi e che si occupavano letteralmente di infrangere ogni legge mai concepita in merito a privacy e salvaguardia dei dati personali. Secondo 2 senatori americani, Ron Wyden e Martin Heinrich, la CIA ha nuovamente raccolto dati sugli americani senza mandato, senza permesso e senza supervisione. Ciò avviene dopo che un tribunale statunitense ha stabilito che la sorveglianza rivelata dall'informatore Edward Snowden nel 2013 era illegale. Lo spionaggio interno è proibito dallo statuto della CIA, ma è solo una farsa per passare come bravi patrioti agli occhi del mondo, quando da un rapporto di sorveglianza del governo del 2021 si è venuto a sapere che un programma di sorveglianza di massa è nuovamente in corso, tuttora, mentre noi stiamo parlando, senza alcuna supervisione da parte del Congresso, e i dettagli sulla natura e sulla portata dei dati raccolti non sono al momento disponibili. Convinta che i comunisti avessero scoperto un metodo per il controllo mentale, la CIA avviò un proprio programma segreto per scoprire tali tecniche. Il programma di esperimenti umani MKUltra includeva esperimenti psicologici e farmaci segreti su soggetti inconsapevoli. Ok, signori? Badate bene a questa parola: soggetti inconsapevoli. Le tecniche includevano verbali e privazione del sonno, elettroshock, barbituri, droghe e altre schifezze. Prigionieri e pazienti psichiatrici, comprese donne negli Stati Uniti, in Giappone, Germania, Filippine e Canada, sono diventati vittime inconsapevoli di questi esperimenti spesso disumani che mise in piedi la CIA e che prevedevano la decimazione della mente e del senso di sé di una persona per indurre una tabula rasa mentale. Un certo numero di soggetti dei test sono morti e molti sono rimasti danneggiati per tutta la vita. Oggigiorno, grazie alla legge sulla libertà di informazione e a varie inchieste governative, la maggior parte dei documenti prodotti dall'MKUltra sono stati rilasciati. Basta recarsi da Google sull'archivio ufficiale del FOIA della CIA e scrivere MKUltra per ottenere tutta una serie di documenti ufficiali di intelligence che parlano del programma e lo delineano, dal budget agli scopi, alle successive indagini del governo, alle interrogazioni, eccetera. Impiantavano spesso nel cervello delle vittime inconsapevoli sostanze e impianti elettronici che hanno portato a danni permanenti. Ci sono documenti e record in cui si trascrivono confessioni e dove si raccontano gli esperimenti, e questo può tranquillamente essere dichiarato come uno dei peggiori programmi clandestini mai condotti sugli esseri umani. MKUltra era in realtà il nome in codice dato ad un programma illegale clandestino di esperimenti sugli esseri umani studiato e messo in atto dalla CIA durante gli anni 50 e 60, che aveva come scopo quello di identificare droghe e procedure che, integrando altre tecniche di tortura psicologica e non, facevano confessare le persone che vi venivano sottoposte. Questo programma non è il protagonista di una creepypasta, magari lo fosse,
ma è un vero e proprio progetto clandestino dell'agenzia di intelligence americana messo in atto senza la supervisione del Congresso, finanziato con i soldi del black budget americano dove si sperimentavano abusivamente sulle persone ignare, sui normali cittadini, crimini contro l'umanità. Le persone venivano circuite, gli veniva detto di partecipare a sperimentazioni spesso retribuite e apparentemente innocue che includevano banali test comportamentali. La realtà era ben più crudele. Come si vede nel documentario Netflix che racconta la storia del terrorista americano Una Bomber, anche numerose università presero parte al programma clandestino e sperimentavano direttamente sui pazienti ignari che erano spesso giovani studenti che non sapevano letteralmente ciò che gli aspettava. Il programma MK Ultra è stata una delle violazioni dei diritti umani più grave mai perpetrata al mondo. Nel 2014 il New York Times ha riferito che nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale la CIA e altre agenzie degli Stati Uniti hanno impiegato almeno 1 migliaio di nazisti come spie e informatori della Guerra Fredda e fino agli anni 90 hanno nascosto i legami del governo con alcuni che hanno vissuto indisturbati in America fino ai primi del 2000 sotto false identità, come dimostrano numerosi documenti divulgati. Tra i documenti spunta il principale indiziato, se così possiamo chiamarlo, in questa feccia dell'umanità che state guardando, è Aleksandras Lieleikis, un comandante di un'unità nazista che supervisionò l'omicidio di 60.000 in Lituania e in seguito lavorò per la CIA per oltre 20 anni. Il signore è morto tranquillamente di vecchiaia a 93 anni nel suo letto il 26 settembre del 2000 senza mai aver scontato un giorno di carcere. Tutto merito della CIA. È stato il capo della polizia di sicurezza lituana a Vilnius durante l'occupazione nazista della Lituania e uno dei principali autori dell'Olocausto in Lituania e la CIA lo reclutò fra i suoi ranghi come se gli interessi nazionali fossero più importanti e avessero la precedenza addirittura sull'Olocausto. La preoccupazione della CIA infatti non era quella del passato dell'asset, ma piuttosto che questo passato rimanesse segreto. Nuova identità, nuovo paese e tanti saluti. Questo è solo un esempio perché la CIA nei decenni successivi alla guerra sfruttò almeno 1 migliaio di nazisti per perseguire i propri interessi occulti durante la guerra fredda, da scienziati a macellai come Lileikis, e tutto questo è successo davvero sotto l'operazione Bloodstone della CIA che si occupò di identificare fra le fila naziste gli asset che avrebbero fatto comodo all'agenzia. Queste, signori, sono solo alcune delle operazioni controverse che ha messo in piedi l'agenzia, per non parlare delle altre agenzie di intelligence del paese e di quante operazioni clandestine e criminali sono state condotte. Se vuoi approfondire questo argomento, lascia adesso un like al video e metterò in piedi l'episodio sull'FBI. Se sei arrivato fino a questo punto del video, mi raccomando, supportami con un like e se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi abbraccio, mi raccomando, se ti è piaciuto il video lascia like, vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!